Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi unboxing di casa a tre sfere. Ho ordinato qualcosa un po' per rifare magazzino e con l'occasione ho voluto provare anche dei filati che ancora non avevo avuto il piacere di testare. Mi sono dimenticata tra l'altro di mettere nell'ordine altre cose, quindi seguirà un altro unboxing quando mi arriverà il secondo ordine. Ma andiamo per gradi. In questo ho fatto arrivare dell'hardware dorato. Quando dico magazzino intendo avere una scorta, vedete, di chiusure, ne ho prese 4 di 3 modelli diversi e 3 ponticelli, tutto dorato, che è il mio hardware preferito. Non escludo però in futuro di provare anche altro. Fatto questo piccolo magazzino, sono voluta andare in zona fettucce e ho scelto di provare questa fettuccina Love T-shirt, sempre Casa Tresfere naturalmente, di questo verde molto interessante, è una delle cose che preferisco. Abbiamo 600 grammi a gomitolone e secondo me questo filato può essere interessante per dei progetti che non vi posso svelare, ma ho già in mente qualche cosa, sicuramente è particolare. Sono curiosissima, mi piace questo effetto grezzo del materiale che non è neanche così elastico, quindi attenzione perché ci sono varie opzioni di utilizzo. Mi sono poi spostata sempre in campo borse, mettiamola così, con lo Swan Rowan che non ho ancora mai provato, ma non vedo l'ora di testare e ho scelto ben tre nuance per vedere anche un po' i bagni di colore. Volevo capire un po' la brillantezza, la lucentezza, quindi intanto ho ordinato questo colore che vi faccio vedere anche come cartina, è il grigio chiaro, molto interessante, semirigido, questo è, mi intriga per realizzazioni anche in questo caso particolari. Le altre nuance che ho scelto sono il Bluette, che è un blu molto elettrico, molto intenso, devo dire, e mi ha stupita già mh, toccandolo con mano. Visivamente è esattamente come lo state vedendo in questo momento, quindi non ci sono alterazioni di colore. Questo è molto importante ed è una cosa a cui tengo particolarmente nei miei video. E la terza nuance che ho scelto è il verde, come vedete, anche questo è un verde molto interessante, somiglia un po' alla stessa nuance della fettuccina. Vi faccio vedere anche il bagno di colore così non vi sbagliate qualora interessasse anche a voi e anche qui non vedo l'ora di sperimentare. Può darsi pure che io faccia qualcosa utilizzandoli tutti e tre. Dulcis in fundo, cotone fiocco cablé. Tanto chiacchierato, io non ho ancora avuto l'onore di metterci le grinfie, ma da questo momento in poi posso dire che sarà protagonista di moltissimi dei miei progetti. Intanto posso dirvi che 100 grammi, 205 metri non è poco e vi posso anche dire che la morbidezza è molto interessante. Io ho preso una serie di colori, come potete vedere, perché ho intenzione di realizzare anche dei mini progetti, anche in vista del Natale, qualcosa di facile realizzazione, di veloce. Chi è iscritta al mio canale di WhatsApp, le super crocettine, uncinetto di Sayubi Crochet, sa che ho messo un sondaggio proprio al riguardo e la maggior parte ha votato proprio per tutorial che comprendessero mini progetti, qualcosa di veloce da fare, di semplice, proprio in funzione e in vista del Natale. Qui vi faccio vedere un po' a turno tutti i bagni di colore, in modo che chi di voi fosse interessata magari a prendersi uno dei colori che vede possa non aver margine di errore. Quindi mano a mano vedete che vi faccio vedere assolutamente tutte le nuance che mi sono arrivate. Io sono rimasta molto colpita, devo dire, come ripeto, dalla morbidezza di questo filato. Mi aspettavo qualcosa di un po' più, non dico ruvido, ma non così morbido, questo assolutamente. Quindi sono incuriositissima. Già vi anticipo che con questo rosa ho intenzione di bordare una copertina da neonata e quindi poi uscirà, ve lo dico già, perché non ho più paura di spoilerare, un tutorial per il bordo, per i bordi. Spero che vi torni utile naturalmente e mi direte poi voi se avete qualche trucchetto, come sempre, sotto nei commenti dei video. Ora vi faccio vedere un attimo al tatto, perché questi sono tutti incartati, ovviamente non li apro tutti adesso, ne parleremo in zona recensione, ma spero che vi possa arrivare la morbidezza che io sto percependo
toccando questo gomitolo. È veramente interessante e questa nuance è anche leggermente lucida. L'idea è di avere in mano un prodotto premium, posso dirlo. Ora, questo è il mio parterre di filati. Mi piacciono tantissimo i colori, non vedo l'ora di mettere le mani su ognuno di questi gomitoli e di farvi le recensioni, perché poi sapete che arriva la recensione con quello che penso, con come si comportano, con i telini realizzati ad uncinetto, cosa fondamentale che tra l'altro non fa nessuno. Detto questo, vi lascio in attesa del prossimo video unboxing perché ce ne sarà un altro a breve e vi do appuntamento al prossimo video come sempre qui nel canale di Sayubi Crochet.